Ciao, mi chiamo Enrico e ho avuto il cancro al colon. Quale ruolo possono giocare i social media per i pazienti oncologici e per chi gli sta vicino? Per me sono stati una risorsa. Ho imparato molte cose e li ho anche usati per condividere il mio percorso di guarigione. In questo video vi propongo i gruppi Facebook da seguire se vi hanno diagnosticato un cancro al colon retto. Vi mostrerò dei gruppi in lingua italiana e in inglese, sia generalisti sia specifici sul cancro al colon retto. Guardate il video fino alla fine per scoprire il gruppo che mi è stato più utile. Venite con me al computer. Iniziamo con dei gruppi che parlano di cancro in generale. Il primo l'ho scelto per due ragioni. La prima per il nome, infatti si chiama Di cancro si guarisce, che è un bel messaggio che voglio dare a tutti. Il secondo è perché la maggior parte dei gruppi Facebook sono privati, perché questo permette alle persone di esprimersi con più sicurezza, un po' più liberamente. Questo invece è un gruppo pubblico, quindi potrebbe essere un buon punto di partenza anche per chi non è malato o non ha dei parenti che sono malati, per andare a vedere di cosa si parla. Il gruppo ad oggi, febbraio 2021, ha 2636 membri. Tutti possono vedere chi fa parte del gruppo e cosa pubblica. È un gruppo in cui si fanno delle domande su vari tipi di tumore, si chiedono dei consigli, ci si scambia opinioni, si chiedono dei nomi di dottori che trattano un certo tipo di tumore, oppure consigli su dei centri, si riportano notizie, si ripostano altri contenuti da altri gruppi. Come su tutti i tipi di social è importante anche essere in grado di filtrare le informazioni e selezionare solo quelle con un fondamento scientifico. Questo è il mio post recente dove ho condiviso il video sui 10 miti della chemio sfatati, che potete anche andare a vedere. Il secondo gruppo, sempre generalista, è Mai Soli, la nostra vita con il cancro. Ha 1077 membri. È un gruppo privato e andiamo a leggere di cosa parla. È un gruppo di sostegno diverso dagli altri, nato per confrontarsi, parlare, informare sulle tematiche inerenti al cancro. Si sono iscritte persone malate, guarite, familiari che col tempo si sono incontrati realmente e non solo virtualmente. Questa è l'idea che sta un po' dietro a tutti i gruppi, cioè quella di creare una comunità di sostegno. Sono nate forti amicizie e questo è quello che vogliamo offrire. Sia lo sfogo, che è fondamentale, sia il sapere quando si hanno visite, interventi per stare vicini moralmente, ma anche altro. Il terzo gruppo che vi propongo è quelli dell'Istituto Tumori di Milano. Ha 3770 membri ed è un gruppo pubblico. È dedicato a tutti quelli che hanno a cuore l'Istituto Tumori di Milano. Dunque, seppure l'idea è quella di creare una comunità tra tutti quelli che hanno avuto a che fare con questo istituto, anche simpatizzanti o chi vuole aggregarsi a questa comunità di solito è benvenuto. Ho contattato Vittorio, che ha creato questo gruppo nel 2010. Ha tenuto a precisare che non gli interessano i numeri, ma la qualità dei membri del gruppo. Il gruppo, dice, è semplicemente uno spazio di condivisione di pensieri positivi, esperienze e vissuti di coloro che in qualche modo hanno avuto a che fare con l'Istituto Tumori di Milano, non necessariamente come pazienti, ma come operatori o semplicemente simpatizzanti. Non ha la presunzione di fare educazione scientifica, ma se qualche contributo arriva è ben accetto. Io trovo che questo gruppo sia molto valido, scientificamente rigoroso, si trovano contenuti molto utili. Dunque, sicuramente è un gruppo da seguire. Il quarto e ultimo gruppo che parla di cancro in generale in italiano è quelli che dopo un tumore sono ancora qua e ne vogliono parlare. È un gruppo molto valido, molto attivo, privato, che conta 4830 e più membri. Ho contattato gli admin del gruppo che mi hanno fornito questa descrizione. Il gruppo nasce nell'ottobre del 2008 da un'idea di Cristina Tombini, operata anni prima di tumore al seno, che ha perso sia la sorella che la mamma. Il gruppo è chiuso perché ritiene importante la privacy dei malati e perché molti malati continuano a non avere il coraggio di parlare della loro malattia apertamente e preferiscono che amici e conoscenti non sappiano. Oltre a Cristina, il gruppo ha altri 7 admin e riceve circa 30 richieste quotidiane di iscrizione. Vengono accettate solo malati o parenti di malati e, con rara eccezione, altre figure come per esempio medici o infermieri. È un gruppo di autoaiuto che assolutamente non vuole sostituirsi ai medici, ma che ha l'intento di aiutare chi inizia un percorso di cura attraverso la condivisione dell'esperienza dei pazienti che ci sono già passati.
Il gruppo ogni anno organizza 2 raduni, probabilmente quest'anno no a causa del Covid, uno di solito a maggio e uno a novembre-dicembre, dove partecipano circa 70-80 iscritti. Cristina conclude dicendo che il successo di questo gruppo dimostra che i social network, se ben usati, possono essere un grande aiuto anche in situazioni di grave disagio, e questo mi trova sicuramente d'accordo. Passiamo ora a vedere alcuni gruppi che parlano di cancro in generale, ma in lingua inglese. Ovviamente questi gruppi hanno un numero di iscritti molto maggiore. Per esempio Cancer Survivors and Supporters ha circa 40.000 iscritti ed è un gruppo privato. È un gruppo molto attivo e questi gruppi possono essere una buona fonte di informazioni per andare a scoprire cosa succede al di fuori dell'Italia. I gruppi che vi presento ora sono dei gruppi internazionali che sono focalizzati sulla chemioterapia. Il primo si chiama Chemotherapy Support Group, è formato da 8.600 iscritti ed è un gruppo privato. Qui potrete trovare un sacco di informazioni sulla chemioterapia e sugli effetti collaterali. In maniera simile, il gruppo Chemotherapy Support for Individuals and Their Families conta 1.426 membri, è un gruppo privato e anche in questo gruppo si possono trovare molte informazioni utili sulla chemioterapia. Passiamo ora ai gruppi più specifici e più interessanti per chi è affetto da cancro al colon. Il gruppo italiano che io trovo di maggiore aiuto è Tumore al colon retto Restiamo Vicini, conta 1.036 membri ed è un gruppo privato. Io tratto molto beneficio da questo gruppo, dalla discussione con altri pazienti. Sono entrato in contatto con molti pazienti in questo gruppo che sono diventati anche oncoamici, con i quali ci si è scambiati molte informazioni, pareri e stati d'animo. È un gruppo che vivamente vi consiglio. Il gruppo è molto attivo con diversi post al giorno e nel caso in cui si pongano delle domande le risposte non mancano mai. Questi sono i tipi di post che compaiono, sono delle richieste di aiuto. Ho contattato la fondatrice Ale che mi ha dato queste informazioni. Il gruppo nasce nel 2015 dall'esigenza di trovare un confronto realistico con altri pazienti nella stessa situazione della mamma di Ale, che si stava per sottoporre ad un intervento importante, l'asportazione completa del canale anale e conseguente creazione di colostomia permanente. La mamma aveva appena compiuto 57 anni e aveva già fatto chemio e radio, e questa era una recidiva. Gli avevano prospettato un intervento di ore dicendo che comunque sarebbe rinata perché molta gente oggi vive una vita pressoché normale con la stomia. Ma nessuno disse come effettivamente sarebbero stati i giorni dell'operazione, quali momenti dolorosi, quali le difficoltà. La mamma era un vulcano, dice Ale, una donna mai ferma, 4 figli, un fisichetto tutto nervi. I lavori pesanti non l'hanno mai spaventata, ma non sapere del dopo la terrorizzava. Aveva 1000 domande. Si chiedeva: davvero potrò ancora vivere? Cosa mi servirà in ospedale? Così Ale ha iniziato a cercare informazioni in rete ovunque, ma da nessuna parte trovava qualcuno che potesse parlarle per dirle che era successo così, che si sentiva in questo modo. Mentre mi scrive dice: sta rivivendo quei momenti. Da lì la creazione di questo piccolo spazio. Disse alla mamma: proviamo. Insomma, qualcuno ci sarà. Ricorda i primi iscritti che parlavano con la mamma anche di notte via WhatsApp. Contatti che ancora oggi mantiene. Sua mamma dava tanto coraggio e altrettanto ne prendeva. E intanto il gruppo incredibilmente cresceva. Oggi il gruppo è formato da 1.034 persone e ricorda ogni persona che è arrivata. Dice che è vero che purtroppo qualcuno non c'è più e che lo porta nel cuore e vuole pensare che sia stato col gruppo per dare forza e continuare a combattere. Non finirà mai di ringraziare chiunque aiuta, anche solo con una parola, perché è come se ancora aiutassero la mamma. Il gruppo è diventato un luogo di sostegno e di questo ne è fiera. Brava Ale, hai fatto un bel lavoro, complimenti. Prima di svelarvi qual è stato il gruppo che più mi ha aiutato in questo periodo, vi propongo brevemente 5 gruppi in lingua inglese che potrebbero darvi una mano. Cerris Colorectal Cancer Support Group è un gruppo privato che conta 3.700 e più iscritti. È stato creato per coloro che sono appena stati diagnosticati, per persone in trattamento, che hanno finito il trattamento, per operatori sanitari, medici, per chi ha perso magari qualche persona, eccetera. Colorectal Cancer Awareness and Discussion Group è un gruppo privato che ha 11.300 e passa membri ed è stato fondato dal figlio di un paziente che purtroppo non c'è più. Dice: penso sia importante far sapere alle persone che questo tipo di cancro è curabile se preso presto.
e stressa l'importanza di fare una colonoscopia. Colon Cancer Support Group conta 11.500 membri, è un gruppo privato ed è rivolto a tutti i pazienti con cancro al colon che vogliono trovare informazioni, condividere oppure anche solo sfogarsi nei momenti di difficoltà. Un gruppo dal nome simile è Colon Cancer Support Group No One Fights Alone, formato da 5.668 membri ed è un gruppo privato. Stage 4 Colon Cancer ha 4.700 iscritti, è un gruppo privato e, come dice il nome, è specifico per i pazienti con un cancro al colon avanzato, dunque di stadio 4. Ed ora, rullo di tamburi, quello che è stato il gruppo per me più utile, quello che mi ha dato più supporto e più informazioni. È un gruppo americano che si chiama Colon Town. Il gruppo della verità è formato da tantissimi sottogruppi, ognuno specializzato su un aspetto della malattia, ed è questo che ho trovato particolarmente interessante e particolarmente utile. Ha 5.582 membri, è un gruppo privato al quale si può accedere solo mandando un formulario di iscrizione e tra poco vi darò anche il sito web dove poter iscrivervi. Andiamo a leggere la descrizione. Colon Town è una comunità online di più di 120 sottogruppi segreti che sono dedicati esclusivamente a pazienti con cancro colorettale, a sopravvissuti e a professionisti del settore. Ci sono dei sottogruppi con focus sui diversi stadi della malattia, i differenti tipi di trattamento. Ci sono dei gruppi focalizzati sulle terapie sperimentali, su quelli che sono gli studi clinici disponibili al momento con nuove terapie, gruppi dedicati a pazienti giovani e gruppi anche dedicati a supporto locale. Per esempio, i sottogruppi di cui faccio parte io sono Liver Lovers Lane, The Original Colon Town Experience, che è dedicato a pazienti con cancro colorettale con metastasi al fegato. Colon Town NED's Ballroom è un sottogruppo dedicato a chi è NED, cioè No Evidence of Disease, ovvero che è guarito. Poi c'è Tom's RAS Clinic per le mutazioni RAS. Tom's HER2 Clinic è un gruppo dedicato a chi ha la mutazione genetica HER2, un sottogruppo dedicato ai test clinici, quindi con un database di tutti i test clinici che sono attivi al momento. Colon Town CRC 101 è un gruppo che mette assieme le informazioni che sono utili ai pazienti appena diagnosticati. E così via, ce ne sono davvero per tutti i gusti. Per iscrivervi a Colon Town andate su colontown.org e mandate il vostro modulo di iscrizione. Ve lo consiglio vivamente. Questi erano i gruppi Facebook che io ho trovato particolarmente utili nel mio percorso di guarigione di paziente oncologico. I social possono essere utili. Se decidete di iscrivervi a uno di questi gruppi, mettetevi in contatto con me perché io faccio parte di tutti. Se questo video vi è stato utile, mettete un like, condividetelo e iscrivetevi al canale cliccando qui sotto. Rock and roll!